Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Quello di oggi sarà un video didattico che parlerà del nostro stilo jointed 255. Come prima cosa ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci supportano, perché è anche grazie a voi e ai vostri feedback se cerchiamo di spingerci sempre oltre il limite, cercando di migliorare i progetti da noi valutati come perfetti. Nello specifico oggi parleremo degli upgrade che abbiamo effettuato nel nostro stilo jointed 255. Abbiamo effettuato varie modifiche, alcune visibili esternamente ed altre interne e invisibili, ma assolutamente rivoluzionarie a livello di resistenza dell'esca. Partiamo dalle modifiche visibili. Come potete vedere non c'è più la clip ferma ancoretta, ma abbiamo studiato un sistema migliore e molto più pratico nell'utilizzo per non far accavallare l'ancoretta sul dorso dell'esca. Il sistema di anti-tangle, infatti, è rappresentato da questo gommino in PVC trasparente che, oltre ad avere la funzione di non far accavallare l'ancoretta sul dorso dell'esca, permette a quest'ultima di essere perfettamente libera durante l'interazione di pesca e questo si traduce in una maggiore garanzia di allamata dei pesci, soprattutto in caso di recuperi molto veloci. Ci tengo a fare una piccola spiegazione del perché abbiamo riscontrato la necessità di un sistema di anti-tangle. Il nostro progetto è quello di essere più imitativi possibili della guglia, soprattutto nella forma. Pertanto abbiamo sviluppato un'esca estremamente sottile, partendo addirittura da una scansione 3D di una guglia vera della quale avevamo precedentemente fatto uno stampo. La sagoma sottile, senza il sistema di anti-tangle, ci avrebbe imposto l'utilizzo di ancorette molto più piccole e sottodimensionate per il tipo di pesca a cui è rivolta l'esca. Da qui la decisione di montare ancorette maggiorate e studiare un sistema per non farle accavallare sull'esca al fine di essere sempre in pesca al 100% anche in caso di recuperi molto veloci. In questo caso l'ancoretta aderisce perfettamente al corpo dell'esca, ma grazie alla misura maggiorata le punte rimangono esposte, garantendo quindi una perfetta allamata. A proposito di ancorette, abbiamo migliorato anche queste, andando a scegliere il top di gamma di BKK, ovvero le Fangs con finitura Ultra Anti-Rust, che sono le più resistenti alla salsedine sul mercato. Un'altra modifica visibile è apportata sulla paletta in coda, che è stata maggiorata di spessore al fine di renderla molto più resistente. A questo punto mi sento di fare un piccolo appunto generale sull'utilizzo delle esche artificiali. Quando si ha a che fare con predatori molto vitali che si dimenano fuori dall'acqua e magari si è sprovvisti di guadino, sarebbe buona norma tenere la testa del pesce sollevata al fine di evitare contatti dell'artificiale sulle rocce, sul cemento o comunque su cose che potrebbero compromettere l'esca. Questo vale per lo stilo jointed, ma per qualsiasi esca artificiale. L'ultima modifica visibile è il nuovo packaging, totalmente in carta per un minore impatto ambientale che, pur essendo più bello, più solido e più protettivo del precedente, permette comunque di poter toccare l'esca e vederne perfettamente le colorazioni. Oltre alla gamma di colori standard ci sono anche colori molto realistici come questo colore barracuda e altri basati su pigmenti particolari come questo qui che è l'UV Chrome. Gli altri miglioramenti sono inerenti alla struttura interna dell'esca e vanno ad aumentarne in maniera definitiva la robustezza strutturale. In poche parole abbiamo studiato un metodo di accoppiamento dei corpi in ABS che fa sì che le due metà diventino praticamente un pezzo unico e intersecandosi tra loro risultino come un blocco unico. È stato un lungo lavoro di progettazione ed ha richiesto enormi sforzi, ma possiamo dire di essere soddisfatti al massimo del risultato finale. Entrando un po' più nello specifico, abbiamo lavorato sulla distribuzione e sullo sforzo delle leve, andando a modificare l'armatura e a rinforzare gli snodi. Andiamo adesso a parlare dell'utilizzo dell'esca e del perché abbiamo ricercato un particolare movimento. Stiamo parlando di una swim bait, ovvero di una categoria di esche che per tipologia va ad imitare la realtà, ovvero il nuoto reale di un pesce esca nel suo ambiente naturale.
Le più famose sono ovviamente le swim bait utilizzate nella pesca in acqua dolce, al basso, al luccio, con il loro nuoto sinuoso. Dovendo imitare il nuoto di un pesce di mare molto sottile e scattoso, ovvero l'aguglia, siamo quindi giunti a dover progettare l'esca come un 3 pezzi, il cui movimento è innescato dalla coda proprio come nella realtà. Siamo sicuri che ad ognuno di noi pescatori sia capitato di veder nuotare un'aguglia in mare e se ci pensate bene la testa è sempre ferma ed il movimento è innescato dalla parte posteriore del pesce. Da qui nasce l'esigenza della paddle tail sulla coda che innesca il movimento dell'esca sin da recuperi lentissimi e trasmette le vibrazioni anche agli altri pezzi. Ci tengo a precisare che anche gli snodi con un singolo punto di attacco e non doppio non sono casuali, ma li abbiamo scelti appunto per lasciare più libertà possibile al movimento naturale dell'esca. Mi spiego meglio. Guardate l'armatura, ha un singolo anello e lascia molta libertà ai 3 pezzi dell'esca, sia sul movimento laterale che sul movimento di rotazione. Le due cose unite generano un movimento estremamente realistico che parte dal destra a sinistra della coda e arriva fino a un leggero rollio unito a flash luminosi della testa. Ragazzi, siamo abituati a vedere l'esca che viene verso di noi, pertanto alcune sfumature del movimento non riusciamo a percepirle. Ma pensate al pesce che la insegue. Lui noterà tutto e vi garantisco che il rollio laterale è una delle armi vincenti di quest'esca. Ora che ho descritto il perché abbiamo scelto il tipo di movimento, passiamo a qualche nota sull'utilizzo in pesca. Per prima cosa va detto che stiamo parlando di un'esca adatta a tutti, principianti, pescatori esperti e anche pescatori a traina. Questo grazie appunto al movimento automatico dell'esca, ma ciò non vuol dire che non sia personalizzabile, anzi è l'esatto contrario. Possiamo passare da recuperi estremamente veloci e lineari a recuperi con pause, ripartenze, gercate e anche estremamente lenti con la solita esca, nel solito recupero e con estrema facilità. E ora ve lo faremo vedere meglio con dei test pratici. Partendo dalla base faccio posare qualche secondo l'esca e inizio un recupero a media velocità, semplicemente lineare, che è generalmente utilizzato durante le fasi di ricerca, che possono essere quelle delle prime luci dell'alba o del tramonto. In questo recupero io posso anche intervallare delle parti veloci, dove l'esca fa dei rapidi scatti in avanti per poi fermarmi un pochino e ripartire velocemente. Non abbiate paura anche andare estremamente veloce perché i pesci lo apprezzano. Un altro recupero molto basilare ma molto utile in pesca è quello lento anche molto lento, che viene usato spesso nelle fasi notturne, specialmente sui barracuda ma anche sui serra, dove io tendo anche molto a sfruttare la fase di caduta dell'esca, dove l'esca, in questo caso io mi sono fermato, tenderà a wobblare scendendo verso il fondo. Poi io riparto, magari posso fare anche una piccola accelerata e ricontinuo con il mio recupero lento. So che l'esca sta nuotando e che quindi sono perfettamente in pesca e questo tipo di recupero mi permette di sondare maggiormente anche la colonna d'acqua, specialmente se siamo in presenza di pesci che inseguono tantissimo l'artificiale. Ovviamente serra e barracuda lo fanno spesso anche di notte, specialmente nelle aree portuali, e ci dà l'opportunità di rimanere molto più tempo nella strike zone. Passo adesso a un recupero più complesso fatto di stop and go con il mulinello e anche di gercate impresse con la canna che fanno distendere e scattare l'artificiale proprio come se fosse una piccola preda e sfrutto sia le fasi di velocità che le fasi di caduta dell'esca. In conclusione ragazzi, parliamo di un'esca estremamente polivalente e personalizzabile. Pertanto l'unico consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non porre limiti alla vostra fantasia, perché è con questa che farete la differenza in pesca.